Come tutti sappiamo, il primo orologio di James Bond, quello che venne messo al polso dell'agente 007 dal suo ideatore, dal suo inventore, lo scrittore Ian Fleming, è un Rolex, che potrebbe essere un Rolex Turnograph o forse un Rolex Submariner, anche se in realtà il primo romanzo, Casino Royale, nacque nel 1953, lo scrittore naturalmente ci stava già lavorando e il Submariner di Rolex venne presentato a Basilea soltanto nel 1954. Ma questa è tutt'altra storia, perché dal 1995 l'unico vero orologio ufficiale, quantomeno, dell'agente 007 è un Omega, in particolare un Omega Seamaster, ed era il 1995 quando per la prima volta comparve al polso di Pierce Brosnan e ve ne parlo in questa nuova puntata qui su Talk tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di continuare volevo ringraziarvi, siamo quasi a 16.000 iscritti, dobbiamo arrivare a 20.000 il prima possibile. Se vi piacciono i nostri video, se li seguite, iscrivetevi, è del tutto gratuito, per voi non cambia davvero nulla, per noi è molto importante. Grazie, continuiamo con la nostra recensione. Insomma, era il 1995 quando Pierce Brosnan in GoldenEye indossò il suo primo Seamaster. Era in particolare una referenza da 41 mm al quarzo, con la punta della sfera dei secondi, la lancetta dei secondi, di colore rosso, ed aveva una particolarità che chiaramente era riservata soltanto alla cinematografia, ovvero un laser che partiva dalle ore 12 della lunetta e grazie al quale poi 007 riuscì a fuggire da un treno blindato. Ma anche questa è un'altra storia, perché nel corso del tempo poi la collaborazione tra Omega e 007 non soltanto non si è mai interrotta, ma anzi si è sempre più rafforzata, con varie referenze che si sono susseguite nel corso del tempo e nel corso dei vari film di 007. Nel 1997 infatti arrivò il Seamaster 300M automatico, quindi con calibro meccanico, che poi seguì anche tutta la storia degli Omega di 007 fino per esempio al 2006, quando con il nuovo 007 Daniel Craig, di cui parliamo anche in questa puntata, arrivarono ben due referenze al polso di 007, il Seamaster 300 ma anche il Planet Ocean da 45,5 mm di diametro, che poi in realtà per molto tempo ha accompagnato le avventure di James Bond, affiancato anche ad altri orologi dove più o meno nel corso dei vari film erano sempre due, tra cui spesso anche l'Aquaterra, un orologio più elegante che poi servì insomma a James Bond anche a presentarsi nelle occasioni più formali. Insomma, orologi speciali per un agente speciale, naturalmente, come 007, e che al loro interno, quantomeno su pellicola, custodivano delle funzioni segrete che l'agente ha sempre utilizzato per cavarsela nelle situazioni peggiori e più difficili, insieme anche magari a quelle che erano tutti i segreti della sua Aston Martin. Ecco, nell'ultimo film di Daniel Craig, 007 No Time to Die, vediamo il ritorno dell'Omega Seamaster, ma in una versione molto particolare che abbiamo avuto anche la possibilità di provare da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, e che è un orologio completamente in titanio. In pratica è quello che è il nuovo Seamaster 300 di Omega da 42 mm ma completamente in titanio. Anche il bracciale in maglia milanese, un bracciale molto particolare e anche molto facile da regolare, oppure anche con un cinturino nato che richiama anche il primo cinturino nato che l'agente 07 in realtà non indossava con un orologio Omega, ma proprio con un Rolex Submariner indossato da Sean Connery. La particolarità di questo Seamaster 300 di Omega di sicuro è il titanio, ma anche il suo finto invecchiamento, che ad alcuni fa storcere il naso, in realtà me compreso, e per altri invece si tratta di una ottima soluzione per avere insomma qualcosa di quasi vintage, qualcosa di saporito tra virgolette, sebbene si tratti di un orologio moderno. Questo in particolare infatti è un orologio con un quadrante opaco granuloso, molto bello, molto ben realizzato e con degli indici in realtà finti vintage, ovvero qualcuno direbbe vintage,
virati artificialmente in maniera tale da assomigliare al del trizio o al del radio che si è virato nel corso degli anni. Naturalmente qui è tutto nuovo, è tutto ultramoderno, così come è moderno tutto l'orologio, che è realizzato in titanio di grado 2, sia la cassa sia il bracciale in maglia milanese, ed ancora è utilizzato anche l'alluminio per renderlo molto leggero, e questo è utilizzato per la ghiera girevole e anche per gli indici, gli elementi applicati sul quadrante e le sfere, le lancette dello stesso orologio, che sono tutte in alluminio, mentre il resto appunto è in titanio di grado 2, e il vetro, sebbene sembri un bellissimo plexi vintage, è uno zaffiro bombato molto spesso e che naturalmente garantisce all'orologio anche i suoi 300 metri di impermeabilità. Una delle particolarità di questo orologio, a parte il fatto che si tratta di un orologio di 007 ed è esattamente lo stesso orologio utilizzato da Daniel Craig sul 7, che poi è stato anche messo in asta in quanto pezzo unico, è la Broad Arrow, ovvero la punta di freccia, presente sia sul quadrante sia sul fondello di questo orologio. E non è un vezzo stilistico semplicemente, quello è il simbolo del Ministero della Difesa britannico, e questo naturalmente pone questo orologio su un piano completamente diverso rispetto a un semplice Seamaster, in quanto, sebbene non si tratti di un orologio militare assegnato, in ogni caso lo lega profondamente al Ministero della Difesa, rendendolo a suo modo un pezzo unico. La particolarità di questo orologio, e poi anche il suo tipo di costruzione molto speciale e completamente in titanio, passa anche dal calibro incassato all'interno e al quale Omega ormai ci ha abituati da tempo. In particolare si tratta dell'8806 ed è un calibro, neanche a dirlo, naturalmente coassiale, automatico, con tutte le certificazioni del caso, ovvero le certificazioni METAS da parte di Omega, che gli regala un'affidabilità unica, una precisione notevole da 0 più 5 secondi al giorno, e poi la sua famosissima amagneticità con resistenza fino a 15.000 Gauss. Personalmente non sono un amante degli orologi legati a determinati personaggi o a determinati film, che si tratti di Omega o che si tratti di qualsiasi altra maison. Uno in particolare, un orologio che mi viene in mente, è l'Hamilton Marf, ovvero quell'Hamilton realizzato appositamente per il film magnifico che ho visto decine di volte, Interstellar, e che, sebbene ami così tanto, non mi ha fatto acquistare l'orologio, proprio perché si tratta di un'edizione dedicata a un personaggio, dedicata a un film. Diverso invece il caso per cui quel personaggio, quella persona famosa o comunque quell'attore decida di indossare autonomamente un orologio e che me lo fa guardare sotto una luce diversa. Insomma, non sono orologi che apprezzo molto. Diverso è il caso di questo 007 No Time to Die, che si tratta di un orologio esistente, un orologio in commercio, e che è stato messo al polso da Daniel Craig esattamente così come si trova nelle boutique. A proposito, non si trova nelle boutique, purtroppo, è molto difficile, ed è uno di quegli orologi molto richiesto dai collezionisti e che oggi ha un prezzo, insomma, abbastanza alto, sicuramente più alto del listino. Andando infatti a controllare i grafici del nostro partner ufficiale wewatches.com, che ci consente di realizzare questo e tanti altri video, possiamo vedere come il prezzo di rivendita di questo No Time to Die è molto più alto del listino, è di circa 2000 euro più alto, cosa che normalmente siamo abituati a vedere con Rolex o comunque con maison ben più blasonate della stessa Rolex. In realtà questo è uno di quei casi per cui, come potete vedere, è facile dimostrare come succede una cosa del genere, perché il Seamaster in titanio è un orologio sì speciale e dedicato a 007, ma anche praticamente introvabile, e questo naturalmente ne accresce l'hype e il desiderio da parte degli appassionati che, non trovandolo in concessionaria, ed è davvero molto difficile trovarlo in concessionaria, e poi devono necessariamente rivolgersi al mercato dei reseller, e questo naturalmente ne accresce il valore. In ogni caso vi consiglio di iscrivervi gratuitamente a wewatches.com, perché oltre a fornirvi grafici, andamento di mercato di varie referenze, anche soltanto per curiosità, per vedere che cosa è successo nel corso degli anni, è anche una specie di enciclopedia delle referenze, della storia degli orologi, e che comprende tantissimi marchi, da ultimo anche Omega,
ma soprattutto comprende anche tantissimi vintage, che siano Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, Omega per l'appunto, il che naturalmente rende tutto molto più interessante e anche molto più facile da approfondire e per districarsi insomma tra quelle che sono le referenze, quelle che sono insomma le piccole particolarità di ogni orologio. E sappiamo, per gli appassionati non c'è niente di più bello che studiare questi orologi, quindi iscrivetevi, è gratuito, wewatches.com. Al polso è leggerissimo, è davvero impossibile trovarlo scomodo. Lo stesso Daniel Craig ha detto che si tratta di un orologio comodissimo, non potrebbe essere diversamente, anche perché è molto molto leggero e soprattutto il bracciale in maglia milanese, proprio per la sua conformazione, per il suo utilizzo, è molto comodo e avvolge il polso in maniera perfetta. Insomma, un orologio di sicuro da provare. Al polso la sua estetica non mi ha fatto impazzire, anche perché, come vi dicevo, non sono amante dei vintage, quegli orologi che richiamano, insomma, le tropicalizzazioni, i viraggi degli anni, dei decenni. In ogni caso, però, si tratta di un orologio indubbiamente bellissimo e come sempre vorrei sapere la vostra. Non è un orologio che comprerei, ma di sicuro è un orologio che merita attenzione. Ne parliamo come sempre nei commenti. Grazie per essere arrivati fin qui, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC.